In Le origini del totalitarismo, Arendt ha scritto che il soggetto ideale del regime totalitario non è il nazista convinto o il comunista convinto, ma persone per le quali la distinzione tra realtà e finzione, vero e falso, non esiste più. La teoria del doppio processo di Daniel Kahneman identifica due sistemi cognitivi della mente umana. Il sistema 1 è veloce, automatico ed emotivo, mentre il sistema 2 è lento, ponderato e logico. Puoi sperimentarlo subito. Esegui un test vero o falso e attiverai il tuo sistema 1. Esegui un test a risposta multipla e attiverai il tuo sistema 2. Quando la mente umana si trova di fronte a scelte binarie, il sistema 1 gestisce l'elaborazione della decisione con la sua risposta emotiva automatica e non viene mai analizzata ulteriormente. Il sistema 1 risale ai nostri istinti di sopravvivenza più basilare ed è utile per elaborare scelte binarie come lotta, fuga, commestibile, tossico, vivo, morto. Ma non è adatto per elaborare questioni complesse. Questo è lo scopo del sistema 2. Ed è ben noto negli studi odierni di psicologia che quando alla mente umana vengono presentate solo due opzioni, il lavoro passa automaticamente al sistema 1 e il pensiero critico viene evitato. Lo scopo di questi due sistemi cognitivi è l'efficienza. Una volta che il cervello riconosce una scelta binaria, riduce al minimo il carico cognitivo inviandolo al sistema 1. E quando il carico cognitivo è al minimo, le persone sono ancora più suscettibili alla persuasione esterna e alla mente di gruppo. La chiave per controllare con successo le persone è mantenerle in questo mondo binario, in modo che il loro pensiero critico sia raramente, se non mai, coinvolto. E questo si ottiene al meglio mantenendole emotive. Sia la rabbia che la paura faranno il loro lavoro. Con noi o contro di noi, patriota o traditore. Sostieni questa politica o vuoi che la gente muoia? Sono tutte scelte binarie utilizzate ripetutamente per mantenere le persone ancorate al pensiero binario e rendendole cieche. Esperimenti pubblicati dimostrano che quando gli esseri umani vengono ricordati della loro mortalità o di qualsiasi minaccia esistenziale si aggrappano più saldamente alle loro convinzioni e alla loro visione del mondo e diventano più ostili verso coloro che le mettono in discussione. Ecco perché il discorso politico usa un linguaggio apocalittico. In psicologia è noto che le convinzioni delle persone si rafforzano quando vengono attaccate. Un fenomeno che si chiama radicamento dell'atteggiamento. La mente umana è predisposta a categorizzare le persone in gruppi interni e esterni, a favorire membri interni e a sminuire quelli esterni per elevare il proprio status all'interno del gruppo. Ed è noto che basta poco per attivare questo tribalismo. Alcuni esperimenti hanno utilizzato un semplice lancio di moneta per orientare le persone verso l'accettazione all'interno del gruppo. Questo tribalismo umano innato è stato trasformato in un'arma attraverso binari costruiti politicamente, progettati sia per dividere le persone sia per far vedere il mondo come i creatori vogliono che lo vedano. In Propaganda, la formazione dell'atteggiamento degli uominis, Elu ha scritto che la propaganda funziona meglio quando semplifica realtà complesse in scelte binarie, perché gli esseri umani bramano il sollievo cognitivo di risposte semplici. E che la propaganda più efficace non è diffondere bugie, ma diffondere schemi binari che fanno apparire certe conclusioni inevitabili. Questo lavaggio del cervello binario dura da generazioni e per molte persone le posizioni politiche sono diventate la loro identità. E la loro appartenenza sociale, la loro identità e il loro status si basano su di essa. E per molti il disagio di mettere in discussione le proprie convinzioni e ammettere i propri errori è troppo da gestire. È molto più comodo seguire semplici scelte binarie e seguire la massa. Ma se si desidera la verità, allora bisogna imparare ad applicare il pensiero critico a ogni cosa e soprattutto imparare come la propria mente viene manipolata. Report Greg Rees, traduzione voce Dino Tinelli.